Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di termocompost, un procedimento che permette di ricreare l'humus come dentro un sottobosco o almeno molto simile, questo grazie a 3 ingredienti molto semplici che vediamo subito. Allora, il compost serve a creare humus, quindi è un procedimento aerobico, almeno quello che vi vado a descrivere adesso. E in questo fare si decompone i vari elementi per ottenere sia una terra nera ricca di elementi nutritivi ma anche ricca di microrganismi benefici per la coltivazione delle nostre piante e la rigenerazione del suolo. La ricetta che vi vado a descrivere è molto facile, molto semplice. Servono solo 3 ingredienti, che è 1/3 di paglia insieme a 1/3 di letame, insieme a 1/3 di erba. Queste proporzioni sono in volume, sono approssimative, non è una cosa scientifica, si fa più o meno ad occhio e così funziona. Comunque se ho una carriola di paglia, allora avrò una carriola di letame e avrò una carriola di erba. Gli ingredienti vanno messi a strati, quindi si fa una lasagna alternando ogni elemento uno dopo l'altro fino a ottenere un volume di minimo 1 metro cubo, quindi 1 metro per 1 metro per 1 metro, e facendo il cumulo si crea naturalmente questa piccola collina, quasi piramide di compost, che è la forma ideale per il nostro termocompost. Allora, un piccolo extra non obbligatorio: io aggiungo dei microrganismi benefici che mi permettono di garantire il buon procedimento del compost e assicurarmi che alla fine avrò infatti tutti i microrganismi benefici per il suolo e le mie piante come lo vorrei. Sono microrganismi molto semplici, li abbiamo tutti a casa o li possiamo autoprodurre molto facilmente. Lievito di birra fresco, il lievito madre per fare il pane, oppure un po' di siero di latte, quindi l'acqua delle mozzarelle va benissimo. Il procedimento per fare il compost è super facile, vediamo subito il passo dopo passo. Prima cosa si mette un strato di paglia di 20 a 30 cm, poi 5 a 10 cm di letame sopra la paglia e poi sopra il letame si mette 20 a 30 cm di erba. Quindi una volta fatto questo strato di paglia, letame, erba e aver bagnato con i microrganismi e l'acqua non clorata, si mette uno strato di letame di nuovo e poi si riparte con la paglia, letame, erba, bagnare, paglia, letame, erba, bagnare e così via, fino ad aver ottenuto 1 metro cubo al minuto. Lì si lascia il cumulo per una settimana, 7 giorni, e poi tutti i 7 giorni per 5 settimane, quindi 5 volte, andremo a girare il compost su se stesso, a mischiarlo su se stesso per ossigenarlo e riumidificare se mai ne abbiamo bisogno. Quindi se potete è bene fare il cumulo in una zona dove è ombreggiato, così non fa troppo caldo d'estate, e poi o ancora meglio se l'avete, non è obbligatorio, ma coprire con un telo opaco, quindi attraverso il quale non passa la luce del sole, così di trattenere tutto il cumulo bene al buio, perché i microrganismi che abbiamo messi non amano il sole, hanno bisogno di stare nel buio per svilupparsi bene. Comunque insomma non è obbligatorio coprirlo, ma se potete farlo bene. Chi non vuole coprire non lo copre, e infatti anche io insomma lì non lo copro, anche perché uso le galline, quindi do il compost tutto il giorno per le mie galline da raspare all'interno, e così facendo loro lo ossigenano ancora di più, distruggono, riducono in pezzettini fini tutti, insomma, l'erba, la paglia, il letame, rendono tutto molto più facile da decomporre, aggiungono il loro letame dentro. Sì, si nutrono da vari microrganismi che trovano e poi un po' di insetti se mai ci sono. Infatti io do addirittura il mangime delle galline, quindi resti di cucina e insomma un po' di cereali,
sopra al cumulo, così loro passano tanto tempo lì a raspare, a nutrirsi e spianano piano piano nel passare dei giorni, spianano il cumulo finché arriviamo al 7° giorno pronto per essere girato. Quindi rifaccio il cumulo e così si va avanti per 5 giri, 5 settimane. Dopo 5 settimane il cumulo avrà completamente cambiato di aspetto, sarà diventato completamente nero, sarà diventato terriccio, ricco di sostanze nutritive per le piante e di microrganismi sia per le piante che per il suolo. Una volta fatto il compost, una volta queste 5 settimane terminate e il cumulo trasformato in un ricco terriccio, si può usare subito o mantenere, se possibile, riparato dal sole e utilizzarlo man mano che uno ne ha bisogno. Spero che questo video vi abbia piaciuto e che farete anche voi la prova di questo fantastico termocompost. E insomma fatemi sapere nei commenti se avete domande o insomma consigli per migliorare questo procedimento. Arrivederci!